Uno si abitua all'odio, ai maltrattamenti della gente, soprattutto su questa montagna, su questa collina. Io ricevo solo dei nomi e li cancello, li faccio fuori. Mi piacciono le armi, mi piace uccidere. A me piace questo. Mi piace la cattiveria. Mi piace il sicariato, mi piace il sangue. Mi piace vedere quando restano stesi lì, quando li faccio fuori. Perché non senti più niente. A forza di uccidere il cuore diventa di pietra, diventa nero. Ho cominciato a consumare eroina quando avevo 10 anni. Io qui mi arrangio, facendo commissioni, bucando la gente, perché io faccio le iniezioni a quelli che ne hanno bisogno. La sto sciacquando con la saliva, pulendo e sterilizzando per usarla un'altra volta. Ci allontaniamo un pochino, forse è meglio. Come si impara a uccidere una persona? Beh, te lo insegna chi ha già esperienza. Lo insegnano a noi lo insegniamo e così via, avanti così. Quando arrivano le altre gang, gli avversari, beh sì, e bisogna spararsi. È guerra, sì, è guerra. Allora, quello mi piace, è bello. È una trappola, perché lì sulla spiaggia ci sono come 100 spirri, fratello. Non ti sorprendere se entrano da tutte le parti, da lì in su. Sta arrivando la polizia. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione. Esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Iniziamo veramente forte l'avventura di oggi, perché la nostra discesa nel sottomondo di Cali inizia proprio da qui, dal quartiere di Sucre, uno dei più centrali della città, storico in realtà, ma basta girare l'angolo per trovarsi in questa situazione. Accerchiati da decine di persone che stanno consumando qualsiasi tipo di droga. Dobbiamo anche stare attenti a quello che succede attorno a noi mentre parliamo, però vogliamo essere qui oggi per raccontarvi che cos'è la felicità in uno dei luoghi più pericolosi della città e purtroppo del mondo. Quello che vedete qui non è nato per caso. Negli anni 80 e 90 Sucre era il centro nevralgico di una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo, il Cartello di Cali, un impero costruito sulla coca, trasformando questa città in una delle capitali globali del narcotraffico. Si dice addirittura che in quel periodo questa città muovesse così tanto denaro da influenzare politica ed economia di tutto il Latino America. Una volta caduto il cartello, molti pensavano che il problema fosse finito, ma in realtà quel potere si era solo frammentato. Si era semplicemente diviso in decine e centinaia di gruppi criminali più piccoli, senza però più una gerarchia e senza più regole. E quartieri come Sucre sono diventati l'inferno in cui nascondersi e lavorare. Ed è per questo che qui lo chiamano sottomondo, perché esiste sotto tutto il resto, sotto la città che funziona, sotto la vita normale e sotto gli occhi di chi non vuole vedere. E quando scendi è difficile risalire. Non peraltro questa viene chiamata la strada del diavolo. Attorno a noi, a fianco a noi, ci sono decine e decine di ragazzi che stanno consumando due droghe, principalmente l'eroina e il basuco. Il basuco è un derivato della cocaina scadente che è molto meno costoso, ovviamente, che riduce le persone a degli zombie. Queste persone infatti vengono chiamati gli zombie di Cali. È un nome scomodo, brutto, però fa capire come vengono ridotte le persone qui, diventano delle ombre, che però fa molto comodo agli spacciatori, fa molto comodo ai narcos, perché hanno qui dei clienti che non parlano, che non danno fastidio e che diventano appunto degli zombie. Non è una casualità che uno dei murales di questa strada sia un re di spade, che chiaramente richiama le siringhe che utilizzano qui per l'eroina,
è diventato il simbolo di questa strada, sfortunatamente. Attorno a me si muovono lenti corpi troppo giovani. Camminano senza una direzione con traiettorie spezzate. Vanno, ma non arrivano mai. Sono prigionieri di una sostanza che, per qualche minuto di pace, si prende l'anima. E fa male guardarli perché sembrano davvero degli zombie, come dicono. Ma voglio provare a parlargli per capire cos'è rimasto di chi erano. Come ti chiami? Mario Riccardo. E che fai qui tu? Questa è... eroina. Ho cominciato a consumare eroina da quando avevo 10 anni. E tu che ci fai qui ogni giorno? Che fai qui? Io qua dentro mi arrangio come posso. E come? Facendo commissioni, bucando la gente. Perché io faccio le iniezioni a quelli che ne hanno bisogno. Come sei finito a vivere in strada? Fratello, io non ho mai vissuto per strada, ma stavolta mi è toccato. Sono 6 anni che mi sono trasferito da Medellin e da un po' ormai che sono rintanato qui. Sì. Da questo pezzetto non esco. Esco nei dintorni, riciclo, faccio quello che capita in giro, poi torno dentro. E vendi anche un pochino, no? Sì, per il momento sì. Mi arrangio molto anche con quel giro lì. Cosa vendi, eroina o bazuco? Quello che c'è da vendere, fratello. E la tua famiglia lo sa che sei qui o no? Sì. Mi sentono molto poco. Non c'è nessuno che ti può aiutare qui, no? Qui no. E tu cosa prendi? La pipa, Intendi il bazuco, no? pasta base, Da quanto tempo fumi bazuco? 8 anni. 8 anni. La verità è che la strada è proprio una merda. La droga, cioè, uno copre il dolore con la Esattamente, droga. un rifugio. C'è il fallimento, il rifiuto della famiglia, tutte queste cose, allora uno si aggrappa alla droga. E perché hai le vene così? Perché mi bucavo. Io ora ho l'AIDS. Ho l'AIDS. ok. Beh, però è curabile. Ho avuto rapporti sessuali con una compagna che ho avuto. Lei è morta di tubercolosi. Quindi tu hai utilizzato la siringa di questa persona? Sì, la sua, e ho avuto rapporti con lei. Ho fatto sesso con lei. Tu credi che molta gente qui abbia l'AIDS? Molta gente. Perché quando scegli la pipa, quella è la rovina, fratello. Sì, è il diavolo in persona. E non vuoi nessun altro tipo di vita. Vuoi solo stare drogato 24 ore su 24, 7 su 7. Quanto costa una dose? 2 euro. Ah, 2 euro. La droga ci tiene qui intrappolati, dalla quale più di uno vuole uscire. Ma sai qual è l'unico modo per farlo? Aggrappandosi alla mano di Dio o aggrappandosi a quello che uno ama di più. Non sprecate le opportunità che vi danno. Uno non sa quello che possiede finché non lo perde. Quante volte l'hai utilizzata quella? Vuoi sapere quante volte l'ho usata? Con questa fanno 2. Però l'hai utilizzata solo tu o chi? L'ho usata solo io. Ci sono persone che usano la siringa 2 volte. Se la prestano, la noleggiano. E corrono il rischio di contrarre malattie come l'HIV, l'epatite. Perché? Perché hai fatto così adesso? Che cosa vuol dire? La sto sciacquando con la saliva, pulendo e sterilizzando per usarla un'altra volta. Non so se questo lo vedrete perché non so se lo metteremo nel documentario, però questo è quello che succede qui nel Sucre tutti i giorni e forse è meglio allontanarci perché i ragazzi hanno appena preso una dose e la situazione qua sta diventando un po' più calda del previsto, quindi è meglio allontanarci. Ovviamente le siringhe spesso qui diventano delle armi contundenti e chissà, magari può girare e possono colpire come pure noi, quindi ci allontaniamo un pochino, forse è meglio. Come prevedibile, le nostre domande cominciano a dare fastidio a qualcuno. E ormai ho imparato che in posti così fermarsi al momento giusto può fare la differenza. Con ogni angolo della strada ci sono ragazzi e ragazze che consumano. No, fratello, da questa parte non possiamo filmare. Da qui non si passa, non si passa. Stanno spacciando. Qui la situazione è calda. Basta. Perché lì sono operativi. Il punto è attivo, fratello.
Sono cosette, mi capisci? Dove non si può filmare, bisogna rispettare i codici. Sono codici della strada, capisci? In pratica loro non gli importa se filmiamo gli zombie, ma non vogliono che filmiamo il mercato, diciamo, Sì, il giusto, loro business, giusto. il giro. Perché possono finire nei guai. Tutto quello non ci riguarda. Sucre ti obbliga a guardare. Anche quando vorresti distogliere lo sguardo è impossibile, perché qui non c'è niente di nascosto. È tutto davanti a te. Le conseguenze, le ferite, le vite sospese a metà. Chissà se qualcuno qui riesca ancora a sentire qualcosa che assomiglia alla felicità. Io non ho avuto il coraggio di chiederglielo. So che può sembrare difficile da credere, però quello che abbiamo appena visto è soltanto l'anticamera di quello che è considerato il sottomondo di Cali. Stiamo per salire su quella che è la roccaforte del crimine organizzato colombiano. Lì dove si nascondono sicari, banditi, e grazie alle persone giuste riusciremo a parlare con loro e capire che cos'è la felicità nella città parallela di Cali. Stiamo entrando qui nella favela, a Siloé. Perché ti chiamano Gatti a te? Gatti viene da un soprannome di tempo fa. Mi chiamavano Gatillo ed è da lì che viene Gatti. Capisci cosa intendo, Gatti? E Steven, il sottomondo di Cali, lo conosce davvero. Fino a pochi anni fa era dentro una delle bande più feroci di Siloé. Poi ha perso tutti e si è salvato solo perché è chiuso in carcere. Ed è proprio lì che ha trovato un'altra strada, la musica. Oggi lui è la prova vivente che si può uscire anche da un posto così. Perché dovete capire che Siloé non è un quartiere qualunque, è una roccaforte, un labirinto senza legge sulle colline, dove ogni strada è controllata e senza di lui non saremmo mai potuti entrare. Qui, per dove stiamo passando, bisogna avere rispetto. Non può passare da solo chiunque, capisci? Perché questo non è più un gioco. Quindi, sempre con cautela, cioè prudente e con una persona che sia davvero del quartiere, che sia rispettata e conosciuta, mi capisci? E che succederebbe se io entrassi qui solo? Beh, potrebbero derubarti, capisci? Perché se ti vedono con la telecamera e tutto il resto pensano che tu sia un infiltrato della polizia, che tu stia per fare irruzione o qualcosa del genere. Bene, no? Come al solito sembra tutto tranquillo, una giornata normale, qualsiasi, e invece attorno a noi sta succedendo qualcosa, c'è sempre commercio, business. I ragazzi che ci stanno guardando dalle finestre in realtà sono delle vedette, stanno controllando se tutto va bene, se ci sono dei movimenti sospetti, e noi siamo uno di questi, soltanto che poi chiaramente stando con i ragazzi della zona avranno chiesto sicuramente delle informazioni, però sanno, chi deve sapere che siamo qui lo sa. Ma quello che vi voglio trasmettere è che non è una casualità che Siloé si trovi arroccata su questa collina, perché chi vive qua su vede arrivare chiunque e chi sale è sempre più lento di chi aspetta. E come dicono qui, chi controlla l'altezza controlla il tempo. Infatti la polizia non si azzarda neanche a entrare in queste stradine così strette, così anguste, perché sarebbe un suicidio. Siloé è un labirinto impossibile da espugnare, non è stato mai preso dalla polizia, ci hanno provato, però purtroppo è andata male, ed è per questo che qui ci sono attorno a noi decine e decine di gruppi armati, di bande che collaborano tra di loro quando poi entrerebbe la polizia, quindi è una trappola infernale. Immaginatevi più di 100 gang che si contendono questa collina, una vera e propria polveriera pronta a esplodere in ogni momento. Infatti proprio qui su queste strade si registrano quasi 10 sparatori al giorno, tutti i santi giorni dell'anno. E questi sono tutti spari. Anche qui tutta la mano. Quante volte le hanno sparato? Mi hanno sparato parecchi colpi. Davvero tanti. Di fucile. Wow, però ancora vivo. Sono vivo, fratello. Questa è una prova del fatto che questa zona è come se fosse una zona di guerra. Ci sono più sparatorie, più conflitti armati qui che in tanti paesi in guerra in questo momento. Si pensa che la differenza di aspettativa di vita rispetto a Cali centro sia 20 anni in meno qui a Siloé, e la maggior parte delle persone che incontriamo, purtroppo soprattutto gli uomini, hanno ferite di arma da fuoco, come questo signore. Perché lì la situazione è calda. Però anche per voi? Sì, per tutti. Chiunque sia lì nel momento in cui arrivano a mettersi dall'altra parte. Sono come zone marginali, mi capisci? Cioè, loro sono qui nel loro blocco per
Però se gli altri decidono di passare, mi capisci? I nemici, quelli opposti a loro, possono passare e lo possono fare, come loro dall'altro lato, capisci? I ragazzi mi raccontano che qui si diventa banditi a circa 10 anni. Vedi i più grandi, non vivono più nella tua stessa miseria e hanno soldi e rispetto. E così poco a poco ti convinci che nella vita per valere qualcosa devi fare paura. Prendono la prima pistola in mano e fanno tutto quello che gli dicono i grandi. Tutto. Ma purtroppo non importa quando entri o come. La vita di strada ha sempre lo stesso finale. O muori o finisci in carcere oppure sulla sedia a rotelle. Ti andrebbe di spiegarmi che cosa ti è successo? Sempre per voler essere il più duro del quartiere. E durante una di quelle situazioni mi hanno sparato e sono rimasto così. Come si impara a uccidere una persona? Te lo insegna quello che ha già esperienza. Deve sempre esserci uno più grande di te e quello ti guida sempre. Su quello che bisogna fare, lo insegnano a noi lo insegniamo e così via, avanti così. E quando eri piccolo non avevi paura di usare le armi? No, anzi, era un onore portare un'arma qui a Siloé. Cioè, cosa vuoi dire? Perché era un onore? Beh, perché per la strada il fatto che ti vedessero con la pistola, con un'arma, e con le donne, e tutto il resto. Quindi avevi più importanza nella società? Sì. Questa mi piacerà. Siamo in uno studio fotografico per imparare come fare la foto perfetta per Tinder e per trovare l'amore della nostra vita. Ma lo vedrete nel prossimo episodio, quindi iscrivetevi e non perdetelo. E quando cala la notte è il momento in cui si regolano i conti, si prendono decisioni e capisci che il giorno era solo una pausa, perché la vera Siloé inizia adesso. Questo è il ciclo della vita, Siloé. Di giorno sembra tutto tranquillo, sotto controllo, di notte chiaramente escono i banditi a lavorare. Mi fa quasi strano utilizzare questo termine che sembra uscito da un film, mentre in realtà qui è realtà. Questi ragazzi fanno parte di bande, alcuni sono sicari, alcuni sono cameios, come lo chiamano qui, vendono droga, e in alcuni angoli delle strade chiaramente si creano questi gruppi di spaccio o gruppi di controllo. Noi siamo con alcuni di loro che chiaramente ci proteggono, però come vi ho detto di notte si potrebbe scatenare qualsiasi cosa qui nelle strade, non ci sono regole. E con questa cosa fai? Questo è per la guerra. Beh, quando arrivano gli avversari e bisogna spararsi, così. È guerra? Sì, è guerra. Allora è bello, sì. Quanti anni hai adesso? Io ho 20 anni. E non hai paura di perdere la vita o di perdere gli amici? No, la paura uno la trasforma proprio in adrenalina. E se fosse troppo tardi e ti uccidessero? No, ormai che ci posso fare? Come dice il detto, i morti ai morti e i vivi ai vivi. Così è la vita continua. Questo gruppo ha accettato di farmi passare la notte nel loro territorio, per osservare le loro vite da dentro. È qualcosa che normalmente non succede, però loro sembra che non abbiano paura di nulla. Mi parlano della morte come se fosse parte del gioco. E a tratti sembra davvero così, un videogioco, dove sbagli, perdi ed è game over. Solo che qui non si ricomincia. E come in ogni gioco che si rispetti, c'è sempre qualcuno che ti dà la caccia. Amico, è una trappola, perché lì sulla spiaggia ci sono come 100 sbirri, fratello. Non so come gli è scappato lui, ma hanno già passato tutto al setaccio. È fatta, fratellino, è fatta. C'è polizia ovunque. Tutti gli sbirri stanno sopra i tetti, tutti. Quindi occhio, perché da lì salgono su, hai capito? Ovvio. State allerta, capito? Certo. Non ti sorprendere, si entrano da tutte le parti, da lì in su, capito? Mi serve il passaporto. Sono lì. Il passaporto timbrato con l'ingresso. Guarda, in questo momento potrei benissimo portarti in commissariato. Ci hanno appena perquisito in uno dei quartieri più pericolosi di tutta la Colombia e del mondo, perché la cosa più importante è la sicurezza e noi lo siamo sempre con NordVPN.
Ogni volta che ti connetti, lasci tracce. Dove sei, cosa fai, cosa cerchi. E spesso non sai nemmeno chi le sta guardando. Io per questo uso NordVPN, un'app che rende la mia connessione privata, maschera la mia posizione e crea una barriera tra me e potenziali pericoli, come per esempio pubblicità ingannevoli, siti poco sicuri o peggio ancora tentativi di accesso ai miei dati privati. Queste minacce invisibili vengono bloccate prima ancora di arrivare a me. E se per esempio la mia password finisce nel posto sbagliato, lo scopro subito. Quando sono a casa, in viaggio, anche su reti wifi pubbliche, la tengo sempre attiva e continuo a fare tutto come prima, con la differenza che sono più sicuro. I poliziotti sono appena andati via, quindi adesso vi posso ricordare che come sempre vi lascio un link in descrizione o scansionando questo QR code potrete provare NordVPN per 30 giorni e se non siete sicuri potete restituirlo soddisfatti o rimborsati. Adesso torniamo alla nostra avventura. Stanotte la situazione è troppo calda. Polizia ed esercito sono ovunque. E così ci nascondiamo nel loro covo, nel cuore della collina di Siloé. Un posto dove nessuno arriva e dove nessuno cerca. Ed è proprio qui che inizio a capire davvero cosa significa essere un sicario. Mi piacciono le armi, mi piace uccidere. A me piace questo. Mi piace la cattiveria, mi piace il sicariato, mi piace il sangue. Mi piace vedere quando restano stesi lì, quando li faccio fuori. Mi riusciresti a spiegare qual è il tuo lavoro? Che cosa fai qui? No, io non faccio quasi niente. Io ricevo solo dei nomi e li cancello. Li faccio fuori. E da quanto tempo fai questo lavoro? Da quando avevo 12 anni, adesso ne ho 20. E ti ricordi quante persone... No, io sinceramente no. Meglio dimenticarsi di tutto quello per poter riposare, diciamo, dormire un po'. E ci riesci a riposare? Non molto. No, non ci riesci. A volte li vedi, ti svegliano. Stai riposando da solo nel letto e bam! Ti schiaffeggiano e non c'è nessuno. Che ti devo dire? A volte queste cose ti tormentano. E come è iniziato quando avevi 12 anni? Ho avuto un'infanzia molto sola. Uno si abitua all'odio, ai maltrattamenti della gente, soprattutto su questa montagna, su questa collina. Quanto costa la vita di una persona? O meglio, quanto costa togliere la vita a una persona? Dipende, no? Perché io lo faccio perché mi piace. Io nemmeno mi faccio pagare, solo per appartenere alla mia famiglia. Se toccano uno dei miei muoiono. E senza quella riesci ad andare in giro? No. Questa va dove vado io, va con me dappertutto. Questa è la mia fidanzata, questa è mia moglie. E questi sono i miei figli. Tu credi che se domani sparissi, Siloé diventerebbe migliore? Oppure no? Beh, è successo molte volte qui e continua a succedere. Sarei uno in più tra i tanti. Ma ho la mia famiglia, i miei fratelli, che so che non lascerebbero le cose così. E che succede quando qualcuno vuole uscire dalla famiglia? Anzi, si può uscire? Gli spari e lo sistemi. Non si può. Siamo entrati in questo, moriremo in questo. Bisogna essere senza anima, perché qui non ci sta chiunque. Però nella tua vita, in tutta questa violenza, c'è un po' di amore, un po' di felicità? C'è spazio per questo oppure no? Ovviamente, quando mi alzo e posso aprire gli occhi. È un altro giorno di vita. Per il resto, da lì in poi, quello che arriva nella giornata, il solito sbattimento. Quindi sei già contento di essere vivo? Ovvio, solo per il fatto di essere vivo sono contento. E tu, come è iniziato il sicariato? Ho cominciato quando avevo 12 anni, con una vendetta perché hanno ucciso mio fratello. E da lì ho iniziato a uccidere e uccidere. Adesso ho 26 anni e sono ancora nello stesso giro. Però cosa c'è che ti piace nel togliere la vita a una persona? Per me è lo stesso togliere la vita alle persone, perché chi perdona è Dio e io non perdono. Anche se è innocente, qualsiasi cosa sia, perché non senti più niente, a forza di uccidere il cuore diventa di pietra, diventa nero. Quindi mi vuoi dire che tu non provi niente quando uccidi, quando togli una vita? No, non provo niente, né dolore, niente. E credi che ci sia ancora qualcuno che ti voglia un po' di bene? Gli amici più stretti, che ti stimano e che anche tu stimi. Come loro uccidono per me, allo stesso modo io uccido per loro. Siamo come fratelli, praticamente. Tutto qui. È difficile descrivere come mi sento in questo momento. Ma è come se fossi sospeso, in un limbo dove tutto quello che conosco non vale più allo stesso modo. Sono circondato da criminali che solo per quello che mi hanno confessato dovrebbero marcire in carcere. Ma qui le regole del mio mondo non funzionano. Qui
Siamo nel sottomondo e conta solo chi fa più paura e chi è disposto a fare più male. Prima di risalire in superficie, le parole di Steven diventano una crepa di luce in questa oscurità. Quando stavo per strada con un'arma in mano, non sentivo né paura, né colpa, né tristezza. Quella era la cosa più pericolosa, essere vivo senza esserlo davvero. Non avevo vita, non avevo tranquillità. Ma grazie alla musica ho capito che non potevo cambiare il passato, ma potevo cambiare il presente e il futuro. Oggi uso la mia storia perché altri non ripetano i miei errori e poter rimediare a tutto quel passato attraverso la musica, sì. E per te la felicità che cos'è? Che cos'è la felicità? Stiamo diventando un esempio da seguire. I bambini stanno seguendo il nostro esempio. Ci sono già molti bambini che vogliono fare gli artisti. Questa è terra di sognatori e bisogna andare avanti. Bisogna lottare perché siamo guerrieri. Senza armi e col Senza microfono, armi. no? Microfono, musica, facendo il bene e aiutando il prossimo. L'idea è che qui siamo tutti una famiglia e fra tutti ci aiutiamo e ci tendiamo la mano. E se uno ce la fa, si tira dietro l'altro e l'altro tira l'altro ancora. L'idea è quella di fratellanza. E nessuno resta indietro. Nessuno resta indietro. Qui a Cali ho visto fin dove può spingersi la violenza, quanto può diventare fredda e vuota. Nelle strade di Siloé ho sfiorato il suo lato più oscuro e per un attimo ho pensato che per questi ragazzi non ci fosse davvero una via d'uscita. Però anche qui qualcosa resiste, qualcuno che con coraggio riesce a spezzare quel ciclo di violenza e riscrivere il proprio futuro contro ogni pronostico. Ovviamente storie come quella di Steven non bastano per cambiare tutto, ma bastano per dimostrare a chi ancora può scegliere che si può vivere e non sopravvivere, che si può scegliere e non emulare, e che si può costruire invece di distruggere. Ed è proprio lì, nel momento in cui qualcuno devia il proprio destino, che il finale di questa storia non è più lo stesso.